Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momiss, io sono Simona ed oggi andremo a realizzare finalmente la maxi bag tanto attesa. Parlo proprio di lei, un progetto super facile e veloce da realizzare. All'interno si può mettere qualsiasi cosa, pensate che proprio adesso vi sono all'interno 2 teli mare più le 2 matasse del filato bellissimo che ho utilizzato, e parlo proprio di Amore Macramè. È un filato ideale per la realizzazione di prodotti per la casa sia con tecnica macramè che all'uncinetto. Ogni matassa è costituita da 250 grammi di cordoncino, più o meno vi sono 105 metri, 75% cotone, 25% poliestere. Uncinetti consigliati 8 e 10, però io ho lavorato la borsa con l'uncinetto numero 7. Le colorazioni che ho scelto sono il numero 62 ed il numero 63, quindi mi sono mantenuta un po' sulle tonalità neutre. Punto di lavorazione super facile ma d'effetto, ho utilizzato il punto obliquo. Per la realizzazione di questa maxi bag ho utilizzato anche un fondo gigante da 35 cm x 17 cm. Volendola si può foderare e personalizzare con una chiusura, ma io ho preferito lasciarla così, la trovo più comoda per andare a mare. Spero di avervi fatto cosa gradita, fatemi sapere nei commenti. Trovate questo bellissimo cordoncino che vi consiglio di provare se ancora non lo avete fatto. Il lavoro cresce in fretta, la realizzerete in un attimo, potrete realizzare tantissimi altri progetti. Comunque trovate le matasse sullo shop online borgodepazzi.com. Vi lascio tutti gli indirizzi utili come sempre sotto il video. Stavo per dimenticare, magari vi state chiedendo ma quante matasse ha utilizzato? Ne ho utilizzate 4, 2 per colore. Detto questo posso rimandarvi direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Al momento ho smatassato soltanto 2 matasse di Amore Macramè e inizio esattamente con la variante più scura. Inizio chiaramente dal fondo e andrò a lavorare tutti i fori con l'uncinetto numero 5 al momento. Poi durante la lavorazione del corpo borsa cambierò il numero di uncinetto e passerò chiaramente ad un numero più grande. Parto dal lato più corto, faccio un cappio, passo attraverso un foro sul lato più corto, come notate passa il numero 5. Prendo il cordoncino e faccio una catenella che poi diverrà un punto basso. Dopodiché passo al foro successivo e inizio a fare un punto basso. Foro successivo, un punto basso. In questo caso non è necessario andare a lavorare 2 punti bassi perché Amore Macramè è un filato bello spesso. Pensate che si lavora col 7 e l'8, quindi no problem. Quindi lavorati i primi 4 punti mi trovo nel primo angolo. Qui sono costretta a lavorare almeno 3 punti. Ho già fatto una prova e si lavorano tranquillamente. Bene, poi passo al lato più lungo e anche qui andrò a lavorare un punto basso in ciascun foro. Continuerò in questo modo. Quando mi ritrovo proprio al foro dell'angolo faccio 3 punti, un punto in ciascun punto e di nuovo 3 punti, un punto in ciascun punto, 3 punti e ci vediamo alla fine. Ultimo foro, ultimo punto basso. Ho un totale di 66 punti. Vado a chiudere il giro inserendomi nel primo punto basso, qui c'è la catenella, porto l'asola all'interno, mi inserisco in questo punto, asola sull'uncinetto, stringo un po' ma non troppo e inizio sempre con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Dunque uno dei divisori del numero 66 è il 6, questo significa che dopo aver fatto 5 punti consecutivi nel sesto farò l'aumento. Questo è il primo punto, secondo punto, terzo punto, quarto. Nel frattempo sono passata all'uncinetto numero 7.
5 e nel sesto punto, quindi nel secondo punto dell'angolo, vado a fare 2 punti bassi. Poi di nuovo inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto faccio l'aumento. E di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto faccio l'aumento. Procederò in questo modo per tutto il giro, per tutti i punti che ho al di sotto. Perfetto, mi rimangono gli ultimi 6 punti, nei primi 5 un punto basso e nell'ultimo l'aumento. Però mi ritroverò in questo modo con 77 punti ed è un numero dispari. Per lavorare il punto di lavorazione dovrò avere un numero pari o quantomeno multiplo di 2, quindi aggiungerò un ulteriore punto basso e lo aggiungo fin da subito, quindi mi ritrovo proprio nel secondo punto dell'angolo, faccio 2 punti, poi faccio un punto basso in ciascuno, 2, 3, 4 e nell'ultimo faccio l'aumento della sequenza. Ok, in questo modo mi ritroverò 78 punti, multiplo di 2, comunque numero pari. Vado a chiudere il giro sempre allo stesso modo, quindi mi inserisco nel primo punto, porto l'asola, questo per non avere la maglia antiestetica di fine giro. Questa volta punto l'uncinetto al centro della catenella sottostante. Inserisco l'asola, tiro un po' ma non troppo e inizio facendo una catenella e sempre nello stesso punto al centro un punto basso. Andrò a lavorare il punto basso obliquo, un altro punto molto semplice ma d'effetto e poi con 2 tonalità sarà strepitoso. Salto il punto successivo e vado nel secondo, sempre al centro, entro, tiro fuori e faccio 1 e 2 punti. Salto il punto successivo, vado nel secondo, sempre al centro e faccio 2 punti. 1 e 2. Salto il successivo, vado nel secondo, sempre al centro e lavoro 1 e 2 punti. Salto un punto, vado nel successivo e faccio 1 e 2 punti. Durante questo giro non sto facendo alcun aumento. Sì, ne lavoro 2 ma ne salto sempre uno, quindi lo recupero. Salto un punto, vado nel successivo al centro, 1 e 2. E continuo in questo modo per tutto il giro finché non lo termino. Al termine del giro mi rimarranno 3 punti. Il primo lo salto e vado nel secondo. 1 2. Il primo lo salto e vado direttamente a chiudere sempre allo stesso modo. Mi inserisco nel primo punto basso realizzando così l'asola alla catenella. Il passaggio che adesso vi mostro è fondamentale. Per garantire un'ottima texture del punto obliquo dobbiamo lavorare il punto basso nel secondo dei 2. Quindi cosa faccio? Non inizio il giro successivo dalla catenella ma dal secondo punto dei 2 di fine giro, quindi entro proprio qui, metto il cappio sull'uncinetto. Questo passaggio è fondamentale, lo dobbiamo ripetere per tutti i giri successivi, altrimenti la texture non è esatta. Facciamo sempre una catenella e nello stesso punto un punto basso.
In questo modo saltiamo il punto successivo, che sarebbe la catenella del giro precedente, e andiamo direttamente nel secondo punto. Entriamo sempre al centro e facciamo 1 e 2. Salto un punto, vado nel successivo. Andiamo a lavorare 2 punti bassi sempre nel secondo punto del giro precedente. Salto un punto, vado nel successivo, 2, salto un punto, vado nel successivo, 1, 2, salto un punto, vado nel successivo, 1, salto un punto, vado nel successivo, 1 e 2. Continuo in questo modo praticamente per tutto il giro finché non lo termino. Sono al termine del giro e ho gli ultimi 1, 2, sempre 3 punti. Il primo lo salto, vado nel successivo al centro e lavoro gli ultimi 2. L'ultimo ovviamente lo salto e vado a chiudere, ma andrò a cambiare il colore. Ho già fatto 4 giri con questa variante, contando appunto il primissimo. Stacco il mio cordoncino, sfilo, posso aiutarmi anche con l'uncinetto numero 5, entro nel primo punto basso, faccio passare il cordoncino, entro al centro dell'ultimo in questo modo e porto all'interno e voilà, ho realizzato l'asola. Ciò che mi rimane posso benissimo bloccarlo così, e questo eccesso lo lavoro con il secondo colore, quindi iniziamo subito. Seconda tonalità più chiara, possiamo fare un cappio, mi raccomando mai entrare nel primo ma nel secondo dei due, al centro, così, cappio, tiro fuori, catenella e sempre nello stesso facciamo un punto basso. Salto un punto, vado nel successivo, nel frattempo sto lavorando le code dietro, 2 punti bassi. Salto il primo, vado nel secondo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Continuo per tutto il giro in questo modo. Texture favolosa. 1, 2, 3, salto il primo, nel secondo ne lavoro 2, 1, 2, salto il primo e vado a chiudere. Quindi trucchetto che vi ho mostrato poco fa. Intanto portiamo l'asola all'interno. Anziché iniziare dal primo punto, dalla catenella, iniziamo dal secondo punto dei due di fine giro. Entriamo sempre al centro, stringiamo un po' ma non troppo, facciamo passare il cordoncino attraverso, catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo un secondo punto per un totale di 2 e siamo pronti per ripartire. Salto il primo, vado nel secondo, 1, 2, salto il primo, vado nel secondo, 1, 2, salto il primo, vado nel secondo, 1, 2, salto il primo, vado nel secondo, 1, 2. Molto molto semplice e veloce.
Dunque io continuerò in questo modo per questo sesto giro e per il numero di giri che vi scrivo come sempre qui in alto. Credo che ogni 4 giri cambierò il colore. Bene, amiche ed amici, ho quasi terminato il progetto. In totale ho fatto 30 giri, ho terminato con gli ultimi 2 con la seconda variante, perché gli altri 2 giri li farò insieme alla realizzazione dei manici. Intanto abbiamo un bellissimo corpo borsa molto grande. Adesso vi do le misure. Allora, l'altezza su per giù, perché non siamo precisi, poi alla fine vediamo, siamo circa 30 cm di altezza per una larghezza da 39 cm. Tant'è che ho suddiviso i punti in questo modo: 13 cm alla mia destra, 13 alla mia sinistra e 14 cm centrali, che equivalgono a 14 punti compresi i marcapunti, mentre qui ho 12 punti, 12 punti. Stessa cosa dall'altra parte, perché mi ritrovo un numero di punti pari, quindi sono suddivisi perfettamente. Ora qui cosa ho fatto? Ho iniziato il giro sempre allo stesso modo e ho lavorato i primi 2 punti. Vado a lavorare gli altri punti prima di arrivare al marker. Prendo il mio uncinetto, è sempre il numero 7 ma quello senza impugnatura. Nel corso della lavorazione mi sono trovata più comoda senza l'impugnatura, quindi continuo con il punto di lavorazione. E me ne rimangono altri 2 prima del marker, no? Adesso vado a prendere un supporto che penso che un po' tutti abbiamo, ovvero una corda. Questo è un cordoncino da 50 cm che spesso uso e riutilizzo per rinforzare per bene i manici, anche se questo cordoncino non ha bisogno di un sostegno, però voglio un manico bello robusto, no? Siccome ne è rimasto uno, questo per esempio l'ho preso da una shopper di carta, sono riuscita a trovare questa corda. È una corda normalissima che si usa per legare degli oggetti, degli attrezzi, insomma, credo che si trovi in negozi di fai da te. Vado a ritagliare esattamente 2 pezzi da 50 cm, le stesse dimensioni del cordoncino. 1 e 2. Ok. Vado a fissare in questo modo il cordoncino accostando la corda ai punti bassi. Magari sapete che faccio? Li fisso per 4 punti, non per 2. Ok, così. Quindi, guardate, prendo tutto e inizio a bloccare. In questo modo, insomma, riesco a lavorare meglio. Poi passo ai 2 punti successivi e blocco 1 e 2. Tolgo il marcapunti e continuo a fissare, quindi salto sempre un punto e vado nel punto successivo. 1, 2, ho bloccato la mia corda. Ovviamente farò la stessa cosa qui, quindi vado a prendermi le misure. Qui ho bloccato 6 punti, 2, 4, 6. Mi aiuto perché no con una mullettina. In questo modo so che devo andare a lavorare tanti punti bassi lungo tutta la corda. Semplicissimo, quindi inizio semplicemente in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 60° punto, mi fermerei anche qui. Abbiamo un bel manico, bello grande, quindi possiamo indossare la borsa, la maxi borsa direi, sia a mano che sulla spalla, no problem. A questo punto tolgo la mia molletta che mi è stata utilissima, non vado nel primo punto, chiaramente nel secondo, continuiamo il nostro punto di lavorazione. Applico anche la corda. 1, 2, salto un punto, vado nel successivo, 1, 2, salto un punto, vado nel successivo, tiro un po', ok, così la blocco anche qui, 1 e 2, perfetto.
e in maniera semplice e veloce ho realizzato il mio primo manico. Continuerò e dove ho messo i marcapunti ripeto la stessa operazione. Facciamolo e ci vediamo nei prossimi giri, così concludiamo il progetto. Ok, ho realizzato l'altro manico, 1 e 2. Ho chiuso il giro, ho iniziato l'altro nuovo, sono andata avanti per un po' di punti, mi ritrovo alla zona del manico. Vediamo come continuare su questa zona. Intanto lavoro gli ultimi 2 punti, 1 e 2, credo di averne altri 2, 1, 2. Allora, sul manico andrò a fare un punto basso, poi salto il successivo e vado nel successivo, salto un punto e vado nel successivo, salto un punto, vado nel successivo, perché se lavorassi un punto in ciascun punto avrei troppi punti e il manico si ondula. Già ho fatto la prova e non mi piace l'effetto. Salto un punto e vado nel successivo, per cui non lavorerò più 60 punti ma ne lavorerò la metà, quindi 30 punti, e vado a riprendere il punto obliquo. 1, 2, quindi salto un punto, vado nel successivo, un punto obliquo e così via per tutto il giro. Anche sull'altro manico ripeterò la stessa operazione, salto un punto e vado nel successivo, infatti il risultato è molto meglio. Sapete che vi dico? Che non la rifinisco, non vado a fare alcun giro a punto bassissimo. Se vi va potete farlo in costa dietro, io preferisco lasciarla proprio così, è perfetta. Quindi finito il giro stacco il cordoncino e vado a fare una semplicissima asola di chiusura invisibile. Entro nel primo punto, al centro dell'ultimo, benissimo, e voilà, ho realizzato l'asola alla catenella. Non c'è nessun scalino, ve lo ricordo sempre, con questa chiusura possiamo stare tranquilli. Blocco il cordoncino con un bel nodo e mi porto un po' di eccesso tra i punti. Perfetto, blocchiamo per bene, tagliamo tutto l'eccesso. Qui volendo possiamo tirare la corda, bloccarla con un po' di colla a caldo, ma non è necessario, non si muove nulla. Possiamo addirittura tagliare l'eccesso così non si vede nulla, sia da una parte che dall'altra parte. Dunque il progetto si può ritenere terminato, che dirvi, è una meraviglia, mi piace tantissimo, è molto grande. Guardate quanto è spaziosa all'interno, potete inserire qualsiasi cosa utile per andare in spiaggia, al mare, ma addirittura può essere utilizzato anche borsone per i vostri piccini, no? Andate in giro, quindi inserite tutto all'interno e vi ritrovate tutto. Progetto molto interessante. Ora qui potete foderare il progetto, è chiaro, vi servirà uno scampolo abbastanza grande per andare a foderare il progetto. Potete inserire sia una zip, deve essere abbastanza lunga, deve essere lunga questa zip 38 cm circa, 39 cm. Potreste andare a realizzare delle bande all'uncinetto da cucire sulla zip e poi queste bande all'uncinetto le andate a cucire direttamente sul vostro borsone, sulla vostra maxi bag, a partire praticamente da questo giro, perché qui abbiamo i manici. Oppure, per semplificarvi la vita, andate ad applicare 2 chiusure magnetiche. Sì, all'incirca siamo 32 cm, dovrei riempire un po' la borsa e misurarla per bene, casomai vi lascio le misure esatte qui sullo schermo. Abbiamo una bella profondità da 18, 17, 18, insomma abbiamo utilizzato una base da 35, poi con il giro a punto basso siamo andati a 36, la larghezza la sappiamo, 39-40 cm, i manici sono da 50 cm, possiamo indossare insomma questa big bag come preferiamo. Spero che il progetto vi sia piaciuto, che proviate a replicarlo e che abbia soddisfatto la maggior parte delle richieste ricevute. Volevate una maxi bag anche da mare, un borsone, eccolo qui. Potete seguire questo procedimento per realizzare la maxi bag che desiderate tanto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Che dire, è strepitosa, no? A me piace tantissimo
e credo che anche questo progetto lo sfrutterò per tutta questa stagione estiva. Finalmente è arrivata l'estate. Vi ricordo che per reperire il materiale potete andare sullo shop borgodepazzi.com e trovare tutte le matasse di Amore Macramè in diverse tonalità di colore. Vi ricordo che io ho scelto la tonalità numero 62 e 63, una più chiara e una più scura, per valorizzare al meglio il punto di lavorazione utilizzato, il punto obliquo. Ho utilizzato ben 4 matasse, tutti gli indirizzi utili li trovate come sempre sotto il video nel box informazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate e per non perdervi il tutorial della prossima settimana mi raccomando iscriviti al canale e seguimi anche sui miei social. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione, un bacino a tutti!